In questa lezione andrò a preparare un gelato al mango e utilizzeremo 3 macchinari della gamma Hotmix Pro: Gastro per la fase di pastorizzazione della base, Breeze per portare il composto a 5 gradi e successivamente EasyJazz per processare il prodotto. Per realizzare il gelato al mango innanzitutto abbiamo bisogno di pastorizzare la base, per questo ci avvarremo di Gastro in modo da portare il composto a 84 gradi. Gli ingredienti sono purea di mango, zucchero semolato, stabilizzante neutro, glucosio in polvere in urina e acqua. La purea di mango è stata divisa in 2 parti, metteremo la prima parte sin dall'inizio in fase di pastorizzazione e la seconda parte in fase di raffreddamento a 45 gradi. Metto tutta la prima parte di purea di mango nel bicchiere, aggiungo lo zucchero, l'acqua, sistemo il bicchiere, lo chiudo e qua semplicemente dobbiamo dire a Gastro di arrivare a 84 gradi. Imposto la velocità a 2 e la temperatura a 84, come detto. E posso già far partire il programma. Vado a miscelare adesso glucosio in polvere insieme all'inulina ed al neutro. E questa parte di polveri la inseriremo quando il composto è a 45 gradi. Il programma di pastorizzazione è terminato. A questo punto chiamiamo in causa Breeze per la fase di raffreddamento. Adesso è il momento di raffreddare il nostro composto pastorizzato, quindi questo è lo stesso bicchiere di Gastro che andiamo a sistemare all'interno di Breeze. E Breeze di fatto è un mixer termico che ha la particolarità di lavorare in negativo, quindi da temperatura ambiente, mettiamo 23-24 gradi, fino a meno 24 gradi. Noi in questo caso lavoreremo per arrivare a più 5 gradi, quindi a portare il composto da 84 temperatura di pastorizzazione fino a 5 e grazie all'azione delle lame e al freddo progressivo saremo in grado di mantenere comunque stabile l'emulsione e immaginiamoci anche la comodità di poter avviare questo procedimento e nel frattempo fare anche altre cose in cucina. Ricordiamoci che abbiamo la seconda parte di purea di mango da inserire e lo faremo a composto già semi raffreddato, quindi intorno ai 45 gradi. Andiamo a impostare la velocità delle lame a 2 in modo da esporre la maggior quantità di composto possibile alla base raffreddante senza surriscaldarla. Andiamo poi a impostare la temperatura a 5 gradi che è il nostro obiettivo, vedete che parte da temperatura ambiente e arriviamo a 5. Volendo potremmo anche spingerci sotto lo 0, ma non è questo il caso. Azioniamo Breeze e a 45 gradi inseriamo la seconda parte di purea. Il composto è arrivato a 5 gradi e adesso passiamo alla fase successiva. Andiamo a colare il composto di mango all'interno del bicchiere dell'EasyJazz che ci aiuterà appunto nella fase successiva, nella fase di processazione del prodotto. Adesso questo bicchiere lo trasferiamo in frigorifero per una notte in modo da far maturare il composto e idratare gli stabilizzanti. Poi verrà abbattuto completamente a meno 18 gradi prima di passare all'EasyJazz. Il composto al mango è completamente congelato a meno 18 gradi, adesso dobbiamo processarlo. Ho già impostato l'EasyJazz utilizzando P2 che è il programma più indicato per i sorbetti. Ho scelto di andare a processare 6 porzioni mettendo dell'aria in pressione in modo da sviluppare al massimo il nostro prodotto al mango. Vado quindi a sistemare il bicchiere e posso fare partire EasyJazz. Programma terminato, volendo avremo la possibilità di ripetere il ciclo se ne avessimo necessità
E questo è il prodotto pronto, che come vedete è già alla consistenza perfetta per essere lavorato e servito direttamente su un piatto. Siamo in grado di notare come grazie alla reimpressione siamo riusciti ad aumentare notevolmente l'overrun del gelato.